Ci sono momenti in cui essere fan della Stardom è un qualcosa di meraviglioso. E poi ci sono momenti come questo, momenti in cui ti siedi davanti allo schermo, guardi quello che succede e ti chiedi soltanto perché. È esattamente questa la domanda che mi accompagna da quando le Dream Train hanno perso gli Artists of Stardom Titles. E voglio chiarire una cosa fin da subito. Questo non è un video contro Tecla, non è un video contro Giuliarte, non è nemmeno un video contro Sky Blue. Le rispetto tutte e tre come wrestler. Il mio problema non sono loro, il mio problema è la scelta. Perché onestamente, non mi fa arrabbiare il fatto che le Dream Train abbiano perso i titoli, mi fa arrabbiare il motivo per cui, almeno secondo me, li hanno persi. Perché nel wrestling si perde per costruire nuove stelle, si perde per raccontare nuove storie, si perde perché a volte una sconfitta, può essere persino più importante di una vittoria. Il problema è quando quella sconfitta dà la sensazione di interrompere qualcosa che aveva ancora tantissimo da raccontare. Perché io, vedevo qualcosa di speciale nelle Dream Train. Ami Sorei, Ina, Lady C. Tre ragazze completamente diverse, ma che insieme avevano trovato un'alchimia incredibile. Quando hanno sconfitto Konami, Rina e Fukiden Dead, conquistando gli Artists of Stardom Titles, credo che tantissimi fan abbiano provato la stessa emozione. Finalmente, finalmente era arrivato il loro momento, finalmente un trio costruito con pazienza veniva premiato. Finalmente tre wrestler che avevano lavorato duramente ottenevano il riconoscimento che meritavano. Finalmente gli Artists of Stardom Titles tornavano ad essere importanti. E sapete qual è la cosa che mi rende più triste? Che tutto questo è durato appena 53 giorni. 53. Due solo difese titolate. E poi, fine. Troppo presto, molto molto troppo presto, perché io volevo vedere quel trio crescere, volevo vedere Ami Sourei consolidarsi sempre di più, volevo vedere Ina continuare la sua straordinaria crescita, volevo vedere Lady C affermarsi definitivamente. Volevo vedere Dream Train diventare uno dei trio simbolo della Stardom, invece le cinture sono finite nelle mani delle Triangle of Madness. E qui nasce tutta la mia amarezza. Da semplice spettatore ho avuto la sensazione che Dream Train siano state sacrificate per dare spazio a una collaborazione con un'altra compagnia. Naturalmente non posso sapere quali siano state le motivazioni della dirigenza, non ero negli uffici della Stardom, non conosco ciò che accade dietro le quinte. Questa è semplicemente la mia opinione, la mia percezione e rispetto profondamente chi la pensa in maniera diversa. Però personalmente faccio fatica ad accettarla, perché se devo vedere un regno interrompersi dopo meno di 2 mesi, allora vorrei che servisse a costruire il futuro della Stardom. Vorrei che aiutasse una giovane promessa della federazione, vorrei che rilanciasse una veterana. Vorrei che desse vita a una rivalità destinata a segnare la storia della compagnia. Ma in questo caso faccio fatica a vedere tutto questo. Quello che vedo è un trio della Stardom perdere le cinture contro un trio composto da wrestler che militano in un'altra federazione. E questa scelta mi lascia molti dubbi. Negli ultimi anni abbiamo assistito a sempre più collaborazioni tra AEW e le federazioni giapponesi. Per tanti fan rappresenta una grande opportunità. E lo capisco, rispetto assolutamente questo punto di vista. Io però appartengo a quella parte di fan che teme che, in alcuni casi, queste collaborazioni possano finire per penalizzare il percorso delle wrestler della Stardom. Non sto dicendo che sia necessariamente così,
sto dicendo che questa è stata la sensazione che ho provato guardando questo match. È una sensazione che mi ha fatto davvero male, perché io amo la Stardom ed è proprio per questo che oggi sono così deluso, perché credo che Amiso Rey, Ina e Lady C meritassero un regno molto più lungo, meritavano più tempo, più fiducia, più spazio, meritavano l'opportunità di consolidarsi come uno dei trio più importanti della Stardom. Spero davvero che questa non sia la fine, spero che la Stardom continui a credere nelle Dream Train. Spero che Amiso Reina e l'EDC abbiano presto l'occasione di riconquistare gli Artists of Stardom Titles. Perché ai miei occhi, la loro storia non è finita, è stata semplicemente interrotta troppo presto. E noi, come fan della Stardom, meritiamo di vedere campionesse costruite sul sudore, sui sacrifici e sulla loro crescita all'interno della federazione. Per questo continuerò a fare il tifo per le Dream Train, perché per me Amiso Reina e Lady C meritavano molto di più. Ma questa è soltanto la mia opinione. Adesso voglio sentire la vostra. Pensate che sia stata la scelta giusta oppure avreste preferito vedere un regno più lungo delle Dream Train? Scrivetemelo qua sotto nei commenti, ma come sempre con rispetto, verso chi la pensa diversamente, perché possiamo avere opinioni diverse, ma c'è una cosa che, almeno spero, ci unisce tutti: l'amore per la Stardom.